Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, e se non ci siete mai stati, benvenuti. Oggi faremo un video tutorial su come utilizzare un brow gel. Un brow gel è per l'appunto un gel per sopracciglia e ultimamente è molto in voga. Io lo uso da almeno 3 anni e non l'ho più abbandonato da quando l'ho iniziato ad usare, perché veramente cambia moltissimo l'effetto delle sopracciglia. E soprattutto ricordiamo che le sopracciglia sono molto importanti per la nostra espressività, per l'espressività del volto, ci danno un effetto un po' più armonioso. Quindi iniziamo subito il tutorial di oggi. Questo è un gel sopracciglia di Inglot, il mio è quasi finito, lo devo ricomprare, è il numero 16, è un colore cenere, diciamo, water resistant. Questo è uno dei prodotti migliori che ho provato fino adesso per le sopracciglia, perché è molto long lasting, quindi questo sta tutto il giorno. Cosa ci serve per l'applicazione? Essendo un gel avremo bisogno di un pennello. Mi raccomando questo tipo di pennello con la punta angolata, perché vi aiuta tantissimo soprattutto per disegnare appunto l'arcata sopraccigliare. Questo è della Morphe M158 ed ha anche l'altra testa, quindi ha 2 teste per pettinare le sopracciglia. Quindi è fantastico perché lo posso portare ovunque e ho 2 pennelli in uno. Quindi come iniziare a fare le sopracciglia? La cosa più importante da fare è prendere appunto un po' di prodotto, non prendetelo troppo. Io lo lavoro sulla mano per togliere gli eccessi. Inizio dalla parte interna e molto lentamente andrò, diciamo, a disegnare una linea nella parte inferiore, senza comunque esagerare. Ed è molto importante di ricordare il tratto. Il tratto deve essere molto sottile per creare delle linee molto fine così, o se no, se andate di tratto pesante, come vedete la linea è molto spessa e ovviamente non va bene, perché vi fa delle sopracciglia che sono innaturali. Rimanete sempre molto vicino all'attaccatura delle vostre sopracciglia, non fatele mai troppo spesse, perché sennò poi un'altra volta l'effetto sarà innaturale. Cercherò solo di riempire i buchi praticamente che ho nelle sopracciglia. Adesso vado a fare la parte superiore del sopracciglio. Da uno strappo all'altro di andare a pettinare le sopracciglia per accendere il colore. Quindi come vedete già abbiamo una marcatura più spessa, più visibile. Vado solo qui a riempire un po' questa parte qui. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ricordatevi, se le sopracciglia non vengono completamente uguali va bene, perché si dice che le sopracciglia sono sorelle ma non gemelle. Ok, se avete appunto le sopracciglia leggermente più corte come le ho io, ricordate sempre di disegnarle un pochettino leggermente più lunghe, così che andate a accompagnare l'occhio. Non le fate mai troppo lunghe, rimanete sempre in linea con la lunghezza dell'occhio per accompagnarle più armoniosamente. Ok, quindi questo era il risultato. Se riuscite, magari riandate un po' indietro e vedete com'era all'inizio e date un'occhiata a come adesso. Come vedete lo sguardo è leggermente più intenso, non è nulla di troppo eccessivo comunque. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto non dimenticate di lasciarmi un mi piace qua sotto e non dimenticate nemmeno di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così che possiate sempre essere sintonizzati con gli ultimi miei video. Io vi mando un bacione grandissimo e